Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi mostrerò il nuovo Aviator realizzato dal modder polacco Amber Mods. Ricordo che Amber Mods è un modder che ha dato alla luce svariati prodotti molto interessanti nel mondo del vaping, non ultimo il precedente atomizzatore Avatar, e sono prodotti che portano la firma di Lukasz Porebski, titolare del marchio Sturm Mods. Ora molto velocemente andremo a aprire la confezione che non è quella definitiva in quanto questa è una pre-batch. All'interno troveremo il nostro Aviator, 4 riduttori d'aria di cui uno già montato all'interno dell'atomizzatore e una serie di O-ring di ricambio. L'atomizzatore ha un 22 mm di diametro, ha un'altezza veramente ridotta che è di 30 mm e la capienza del serbatoio di 3,5 ml. L'atomizzatore presenta una finitura lucida, alternata a una finitura di microsabbiatura per la ghiera dell'airflow. Nella parte inferiore ci saranno le incisioni del marchio del modder, il modello dell'atomizzatore e il payoff aziendale. Il pin dell'atomizzatore è in ottone e sporge sufficientemente per poter essere utilizzato in piena sicurezza anche su mod meccaniche. Il grado di finitura e la qualità di lavorazione sono veramente eccellenti, oltre al fatto che esteticamente lo ritengo dal mio punto di vista uno degli atomizzatori più belli mai visti sul mercato. Il drip tip è veramente molto compatto, ha anche una lavorazione molto particolare e l'incisione del nome dell'atomizzatore sul bordo, arriva indicativamente a 8 mm di altezza, largo 11 mm e con un foro interno da 5 mm. Personalmente è un drip tip che ho trovato molto comodo nell'utilizzo in DL, perché questo è un atomizzatore che offre un utilizzo ibrido MTL e RDL, tuttavia nell'utilizzo MTL avrei preferito qualche millimetro in più di lunghezza. Andiamo ora a aprire l'atomizzatore. Il tank è avvitato nella parte superiore dell'atomizzatore, il vetro del tank realizzato in policarbonato è fissato alla gabbia esterna con un O-ring. Per rimuoverlo è sufficiente spingerlo verso il basso quando non è ancora totalmente smontato e andare quindi a rimuoverlo. Nella parte inferiore troviamo un anello di tenuta che va svitato e a questo punto potremo estrarre quello che è l'RBA del nostro atomizzatore. La ghiera esterna può essere ovviamente rimossa e andremo a scoprire così il meccanismo a sfera per la posizione della ghiera, l'ingresso dell'aria e il foro per i refill. Come potrete notare, la base dell'atomizzatore ha una lavorazione particolare che serve per far funzionare il meccanismo di chiusura del liquido del nostro RBA. Quando infatti il nostro deck si troverà in posizione aperta, troveremo il foro dell'airflow esattamente nel foro di passaggio dell'aria e all'interno avremo il cotone a contatto con le feritoie del passaggio del liquido. Quando invece andremo a chiudere il nostro atomizzatore avremo il cotone posizionato nella parte cieca del nostro tank. Ora andiamo a vedere il deck. Il deck monta le torrette frontali all'airflow, quindi questo sarà un atomizzatore con aria laterale. Dal lato opposto abbiamo i riduttori dell'aria che sono realizzati in PIC, questo da MTL da 1,2 mm, poi avremo quello a doppio foro da RDL o da MTL aperto da 2 x 1,5 mm e gli altri airflow con asola sempre per DL. Anche il deck è lavorato molto bene, anche qui la finitura è di micro sabbiatura. Ora non ci manca che fare una rigenerazione, utilizzerò del 27 gauge in Cantal e farò 6 spire su punta da 2,25. Vado ad infilare la coil tenendo come riferimento i canali di alimentazione del liquido. Vado a serrare la coil, terrò la coil alla stessa altezza dei fori delle viti e vado ad infilare una corretta quantità di cotone all'interno della coil. Vado a tagliare cotone tenendo come riferimento il bordo esterno dei fermi e vado ad infilarlo delicatamente nelle vasche, in modo da farlo arrivare a contatto dei fori di alimentazione senza necessità di alcun tipo di sfoltimento o di lavorazione particolare. La cosa importante è di non pressarlo eccessivamente nelle vasche. Vado a liberare la parte frontale delle vasche
che servirà per il fissaggio del nostro hairpin. Ora vado ad eliminare il filo in eccesso e vado a bagnare la coil con qualche goccia di liquido. Ora vado a rimontare l'atomizzatore. Chiudo il tank, vado a montare l'atomizzatore su una box, vado a chiudere il controllo di liquido dell'atomizzatore, chiudo il passaggio d'aria e vado a scoprire il foro di refill, vado a riempire il tank, chiudo l'atomizzatore, apro le ghiere dell'aria e il nostro atomizzatore è pronto per essere utilizzato. Bene, due parole velocissime su questo atomizzatore. L'ho già detto prima, riguardo alla qualità costruttiva veramente hanno fatto un lavoro eccellente. Per quanto riguarda la rigenerazione, nonostante sia un atomizzatore abbastanza complesso a livello di pezzi e a livello di componenti, è un atomizzatore piuttosto semplice da rigenerare. Il cotone non ha bisogno di nessun tipo di trattamento, va solamente tagliato e infilato nelle vasche. L'alimentazione è perfetta in ogni situazione, io l'ho utilizzato anche in DL e si comporta molto bene anche con liquidi molto densi. Per quanto riguarda il tiro, l'airflow da 1.2 in realtà non è chiusissimo, ma è molto ben contrastato ed è perfettamente silenzioso e calibrato. Stessa cosa posso dire degli altri airflow utilizzati in DL, dove l'esperienza è veramente molto piacevole. La funzione di refill è veramente fantastica, è sufficiente postare la ghiera e avremo l'atomizzatore pronto per essere riempito. Una volta riempito è sufficiente chiuderlo, riaprire la ghiera e il nostro atomizzatore è pronto. È un meccanismo veramente realizzato molto bene, è impeccabile, non crea nessun tipo di condenso o sovralimentazione, quindi direi che dal punto di vista funzionale hanno fatto una cosa nuova, ben concepita e sicuramente molto comoda da utilizzare. Anche qui, a riprova della qualità costruttiva, dei particolari così complessi non potrebbero funzionare se l'atomizzatore non avesse veramente una qualità costruttiva, un rispetto delle tolleranze e dimensioni veramente eccellente. Io tra l'altro lo trovo particolarmente bello su questa box, che è la Petite Box di Vaponaut. Unica nota negativa a cui ho già accennato prima, poi non so francamente se nella batch definitiva sarà fornito anche con un drip tip differente, è l'altezza del drip tip che per quanto riguarda l'utilizzo in MTL non è proprio dei più pratici. Io infatti ho preferito sostituirlo utilizzando un drip tip leggermente più lungo. Tipo questo, e che tra l'altro esteticamente ci sta molto bene. Per quanto riguarda il costo, l'atomizzatore costa oltre i 160 euro, quindi è un prezzo già abbastanza impegnativo. Dal mio punto di vista, per la qualità costruttiva che ha, lo ritengo un prezzo equo. L'ho già visto disponibile nei vari store europei e presto credo che arriverà anche in Italia. Credo di avervi dato tutte le informazioni necessarie. Ringrazio ovviamente Pierone Loretti, che è uno dei nostri amministratori che mi ha prestato questo atomizzatore, e ringrazio ovviamente Lucas di averglielo inviato. Con questo è veramente tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di iscrivervi anche al nostro gruppo Facebook, di cui troverete il link nella descrizione del video. Grazie a tutti per la visione e arrivederci al prossimo video.